l'uomo più forte della stanza, è spesso la verità più fragile. La vera forza è silenziosa, non ha bisogno di provarci. La stilezza non fa niente, fa tutto senza rumore. Mentre gli altri reagiscono, il mastro osserva. Il potere non è nel movimento, ma nel controllo. Questa è la prima verità sul cammino verso il maestro interno, ma è la più difficile da capire per la maggior parte, perché siamo stati allenati da bambini a credere che ogni emozione che sentiamo è ciò di cui siamo. Diciamo che siamo angoli, siamo tristi, siamo frustrati, ma questi non sono ciò di cui siamo, sono semplicemente stati che passano attraverso noi. Immaginate un cielo blu chiaro e nuvole nuove spingendo attraverso di lui. Le vostre emozioni sono quelle nuvole, ma voi siete il cielo stesso, non cambiando, non muovendo. Non siete il caos che vi sentite, siete lo spazio nel quale il caos succede. Quando qualcuno vi disrispetta, vi sfida o cerca di provocare, la reazione comune è sentire l'emozione risalire come un fuoco nella testa. Il cuore batte più velocemente, il respiro si affanna, le dita si serrano e prima di saperlo siete presi nel momento. Ma in quel momento dimenticate l'unica cosa che vi darà potere. Dimenticate che avete una scelta. L'osservatore nei vostri occhi è sempre presente. È la parte di voi che può vedere voi stessi diventare furiosi. È la parte di voi che sente la voce nel vostro cuore urlare, ma non urla con lui. Guarda la tempesta, ma non diventa la tempesta. Questo osservatore è il vero voi. Nel tempio di Shaolin, i monaci non si allenano a combattere gli altri, ma si allenano a gestire loro stessi. Ogni colpo, ogni respiro, ogni stile è un modo per disciplinare la mente, per osservare invece di reagire, per vedere il rischio di angustia e lasciarlo andare come un filo che fluttua in un fiume. Sanno che per gestire la vita devono gestire se stessi e per gestire se stessi non devono identificarsi con le emozioni passate, ma con l'attenzione che vede tutto. Quando qualcuno tenta di insultarti o di togliere il tuo orgoglio, devi capire che le loro parole sono solo energia. Quello che dà a quella energia potere è il tuo attaccamento a questo. Credi che la loro opinione importa, credi che la tua identità deve difendersi, ma l'osservatore non difende nulla. L'osservatore capisce che il silenzio non è una sconfitta, ma è la chiarezza. Chiediti a te stesso chi soffre quando diventi angosciato, chi è ferito quando perdi il controllo. Non è la persona che ti ha attaccato, ma sei tu. Carichi quel fuoco dentro te, bruci dall'interno verso l'esterno e alla fine perdi la tua pazienza, la tua chiarezza, il tuo centro. Quando sei l'osservatore non sei più attaccato da forze esterne, non balli al ritmo del caos di qualcun altro. Scegli il tuo tempo, il tuo cammino, e quel cammino è camminato con calma, non con rabbia, non con confusione, non con reattività. Lascia andare la necessità di reagire in ogni situazione. Lascia andare la necessità di essere giusto. Lascia andare l'idea che le tue emozioni definiscono la tua verità. Sono visitatori, non abitanti. Trattati con rispetto, ma non dare le chiavi di casa. Si tratta di grande forza sentire la tua angoscia e non agire su di essa. Si tratta di disciplina, di sentire il disprezzo e ancora scegliere il silenzio sopra l'argomento. Si tratta di vera potenza, sentire l'esplosione risalire e rimanere immutati come la montagna. Questo non è soppressione, non è malattia, ma è la maestria. È sapere che tu sei l'attenzione, dietro l'emozione, non l'emozione in sé. Tu sei l'oceano, non l'onda. E più alleni la tua mente ad osservare invece di reagire, più troverai che nulla ti interessa più, perché nulla può entrare nel tuo mondo interno, a meno che Tux non apra la porta. E quando vivi da questa consapevolezza, ti muovi in modo diverso. Parli con meno urgenza e più obiettivo.
Senti senza dover rispondere, porti pace non come un concetto, ma come uno stato di esistenza. Questo è il motivo per cui l'osservatore non è affetto dal caos, perché non lo resiste, lo guarda, lo impara e lo lascia andare. Il tuo potere non lega a ciò che senti, ma a ciò che scegli di fare con ciò che senti. Ogni volta che osservi e non reagisci, cresci più forte, diventi più affascinante e nessuno può spingere un uomo che sta basato in consapevolezza. Quindi quando l'angoscia tocca, quando l'insulto arriva, quando l'emozione cresce, ricordati di questo. Non sei la tempesta, sei il cielo silenzioso, dietro tutto, guardando, respirando, respirare, guardare e rimanere libero. Il mondo interno non è il problema, il tuo attaccamento lo è. Molte persone spendono la loro vita cercando di controllare ciò che succede intorno a loro. Cercano di cambiare le persone, di modificare le circostanze, di evitare lo sconforto, di perseguire la sicurezza, ma non importa quanto si riarrangia il mondo, il conflitto interno rimane e si chiedono perché si sentono ancora disturbati, ancora angosciati, ancora furiosi. La verità è semplice, ma difficile da accettare. Niente fuori da te può disturbarti a meno che tu sia già attaccato a qualcosa interno che può essere toccato. Non sei furioso a causa di ciò che hanno detto, sei furioso perché le loro parole hanno toccato un credo che hai. Non sei ferito a causa di ciò che hanno fatto, sei ferito perché hai aspettative da loro che non hanno mantenuto. L'attaccamento è invisibile, ma ti controlla senza la tua consapevolezza. L'attaccamento è la invisibile catena che connette la tua pazienza a qualcosa o a qualcuno fuori di te. E quando quella cosa si muove, la tua pazienza si muove con essa. Nel tempio di Shaolin, i monaci praticano il distacco non perché non gli importi, ma perché capiscono che la libertà non può esistere dove l'attaccamento domina. Quando sei attaccato all'approvazione, diventi un uomo di dipendenza. Quando sei attaccato all'adattamento, diventi spaventato dal disagio. Quando sei attaccato alle persone, perdi te stesso ogni volta che cambiano. Le persone vanno e vengono, litigano con te e poi si riconciliano, ti amano e poi ti lasciano. Il clima cambierà, le stagioni cambieranno, il mondo non rispetterà le tue aspettative e se la tua pazienza dipende dal mondo che soddisfa le tue aspettative, allora sarai sempre in guerra con la realtà. Quando qualcosa ti interessa, chiediti a te stesso: a cosa sono attaccato? Quale credenza è stata sfidata? Quale identità è stata messa in discussione? La maggior parte del tempo scoprirai che la tua sofferenza non è causata dalla situazione in sé, ma dalla storia che racconti su ciò che significa. Se qualcuno ti ignora e ti senti disprezzato, non è l'atto di essere ignorato che ti fa male, è la tua credenza che dovresti sempre essere visto. È l'attaccamento al bisogno di essere riconosciuto che causa il dolore, non il silenzio. Se qualcuno ha successo e ti senti invidioso, non è il loro successo che crea il tuo disagio, è il tuo attaccamento alla comparazione, la tua credenza che il loro risveglio in qualche modo rifletta la tua sconfitta. Per questo motivo il cammino di Shaolin non si tratta di controllare l'esterno, ma di governare l'interno. Nel momento in cui rilasci l'attaccamento, diventi intoccabile, non perché nulla succede, ma perché nulla scuote più la tua fondazione. L'attaccamento non è un rinuncio alla vita, ma un amore più profondo. Quando smetti di combattere come dovrebbero essere le cose, inizi a vederle come sono veramente. Devi diventare presente, non reattivo, fermo, non spaventato. Smetti di combattere con ciò che è e inizi a fluire con ciò che è. Se qualcuno ti disrispetta e non sei attaccato a essere rispettato, non sentirai resistenza interna. Se qualcuno ti contraddice
e non sei attaccato a essere giusto, non sentirai bisogno di discutere. Se qualcuno se ne va e non sei attaccato a rimanere, sarai pienamente presente perché il tuo senso di sé non è mai stato costruito sulla loro presenza. Lascia andare il bisogno di essere capito, il bisogno di essere giusto, il bisogno di controllare, il bisogno di far valere tutto. Questi bisogni sono catene che ti mantengono attaccato alla sofferenza. Non è la pioggia che rovina il giorno, è la tua aspettativa del sole. Non è il traffico che ti frustra, è il tuo attaccamento alla velocità. Non è il silenzio di qualcun altro che ti fa male, è il tuo desiderio di attenzione. La vita diventa semplice nel momento in cui smetti di chiederti di essere diverso. Inizi a muoverti leggermente senza resistenza. Accogli ciò che arriva, lasci andare ciò che va. Non cerchi di spingere il mondo verso la tua volontà, ma spingi la tua mente a incontrare il momento. Quando la tua pace è radicata in qualcosa di eterno, non esterno, cammini con grazia. Non sei più mosso da opinioni, rumori, caos o sconfitta. Osservi tutto e rispondi solo quando è necessario, non da paura, non da impulso, non da rabbia, ma da chiarezza. E questa chiarezza arriva quando il nodo dell'attaccamento si scioglie e si realizza che la pace non è mai stata nel mondo esterno, è stata dentro di te tutto il tempo, aspettando di essere riconosciuta non attraverso il controllo, ma attraverso l'abbandono. Il viaggio non è per ottenere di più, è per avere meno, per non cercare sicurezza nelle cose che possono essere portate via, per non cercare validazione nelle persone che cambiano, per non costruire l'identità su ciò che possiedi. Quando lasci andare non perdi nulla, ottieni tutto: libertà, forza, presenza e pace incrollabile. Quindi lascia andare l'illusione che il mondo debba comportarsi per farti felice. Non è il mondo che ti distrugge, è il tuo attaccamento a come devono essere le cose. Quando rimuovi l'attaccamento, nulla può più ferirti, perché non c'è più nulla per il mondo. Questa è la vera forza, la vera pace, la vera libertà. Continua a camminare il cammino con mani vuote e cuore pieno. L'energia fluisce dove va l'attenzione. Allena il tuo focus. La maggior parte delle persone passano la loro vita stressate, non perché lavorano troppo, ma perché sprecano energia in distrazioni, reazioni e ruote emozionali. Permetti all'attenzione di essere trascinata in ogni direzione, senza mai fermarsi a chiedersi dove sta andando o perché importa. Non puoi controllare la tua vita se non controlli il tuo focus, perché l'energia non è infinita. Ogni momento che pensi a cose che non ti servono, ogni momento che reagisci a cose che non servono alla tua energia, stai indebolendo la tua stessa fondazione. Il mondo è caotico e vuole la tua attenzione. Tutto compete per questo: il tuo telefono, le tue paure, il tuo ego, i drammi degli altri. Ma il guerriero cammina un cammino diverso. Sa che l'attenzione non è banale, è sacra. Se concentri costantemente su ciò che ti fa male, diventerai una persona dolorante. Se guardi sempre ciò che è sbagliato, vivrai in un mondo che riflette questo. Se l'attenzione è rivolta al passato, non puoi andare avanti. E se dai attenzione alle opinioni degli altri, non ascolterai mai la tua voce interiore. Questo è il motivo per cui l'allenamento mentale non è opzionale, è essenziale. Il tuo focus è una spada e senza affilarla ogni giorno diventa spenta e fragile. Nel tempio Shaolin ogni movimento, ogni respiro, ogni silenzio fa parte di questo allenamento. I monaci non praticano solo le arti marziali per costruire un corpo, ma per disciplinare la mente. Perché un corpo senza una mente allenata è fragile e pericoloso. Ma una mente senza un corpo allenato è forte e instabile. L'attenzione
è allenata in silenzio, in ripetizione, nel disagio e nella pazienza. Quando senti il tuo respiro e senti i tuoi pensieri spingerti avanti e tornare di nuovo e di nuovo, stai costruendo una forza interiore. Quando tieni l'attenzione su ciò che conta, anche quando tutto intorno a te grida per distrazione, diventi imbattibile. La maggior parte delle persone non si alza perché fanno troppo, ma perché sono frammentate. L'attenzione è dispersa in 1000 cose diverse e nessuno di questi momenti è gestito con pazienza. Quando l'energia è diluita, il tuo potere scompare, ma quando l'energia è concentrata, la tua presenza diventa potente. Per non essere mai influenzato dagli altri, devi smettere di dargli attenzione. Non perché sei freddo, ma perché la tua pazienza è troppo preziosa. Quando qualcuno ti disrispetta, vuole la tua reazione, vuole la tua energia. Se reagisci, alzi il fuoco. Ma se mantieni il tuo centro dentro, se non reagisci, rimani in controllo, non perdi energia, la ottieni. La disciplina è attenzione in movimento. È la scelta di rimanere presente quando la mente vuole scappare. È la scelta di rimanere saldo quando il mondo cerca di provocarti. È la scelta più difficile, non perché sia piacevole, ma perché costruisce forza. Chiediti ogni giorno dove va il tuo centro. Va a costruire il tuo mondo interno o si perde per compiacere gli altri? È usato per creare o per accontentare? Non puoi elevarti se il tuo centro è a terra. Non puoi crescere se la tua attenzione è sempre su ciò che manca. Non puoi gestire te stesso se stai costantemente guardando gli altri. Dove va l'attenzione, lì fluisce l'energia. Dove fluisce l'energia, lì cresce la vita. E se la tua attenzione è basata sul silenzio, presenza e obiettivi, la tua vita inizierà a riflettere quella potenza. La maggior parte delle cose non meritano la tua attenzione. La maggior parte dei problemi non sono reali, sono solo ombre ingigantite dal tuo focus. Prendi il tuo focus e il problema si riduce. Prendi la tua energia e la tempesta si calma. Devi diventare il guardiano della tua attenzione. Scegli saggiamente dove va e chi la ottiene. Il tuo focus è la tua vita. Se lo dai troppo facilmente, perdi te stesso. Ma se lo dirigi con obiettivi, diventi inarrestabile. La tua pace, la tua forza, la tua crescita iniziano tutte dal focus. Più ti alleni, meno il mondo ti può distruggere, perché non dai più il tuo potere gratis. Tieni gli occhi sul cammino, tieni l'energia dentro e lascia che ogni passo sia una riflessione della tua disciplina e conoscenza. La stilezza non è debolezza, è la maestria in silenzio. In un mondo che ti dice costantemente di fare di più, parlare più forte, muoverti più velocemente, la più grande forza che puoi dimostrare è rimanere in silenzio quando gli altri reagiscono. Rimanere in silenzio quando gli altri alzano la voce e rimanere saldo quando tutto intorno a te inizia a vacillare. La stilezza non è assenza di potere, è la forma più pura di esso. È l'espressione di una mente che non è controllata dal momento, ma che vede oltre il rumore. È la disciplina di chi ha allenato se stesso a non muoversi se non quando è necessario, a non parlare se non quando le parole sono necessarie, a non combattere se non quando la lotta è giustificata. Le persone pensano che se non reagisci sei forte, ma in verità, se reagisci a tutto, non sei in controllo. Sei un burattino mosso dalle strade delle emozioni, orgoglio, paura ed ego. Chi reagisce istantaneamente non è libero, è schiavo. Ma chi è libero vede l'emozione salire e la osserva, sente l'insulto ma non si agita, sente l'esplosione ma rimane fermo, perché comprende che la stilezza non è passività, è attiva, è viva, è attività nella forma più focalizzata. Nel tempio Shaolin la stilezza è praticata come movimento. I monaci stanno ore in posizioni silenziose,
non per punire il corpo, ma per disciplinare la mente. Ogni momento di stilezza insegna loro che non sono qui per inseguire ogni pensiero, seguire ogni sentimento, rispondere a ogni provocazione. Sono qui per rimanere basati, centrati, completamente presenti. La vera stilezza arriva quando non hai nulla da provare, quando non cerchi più di essere visto o sentito, quando non hai più bisogno di validazione o vittoria. Arriva quando la tua identità non è più collegata a come le persone ti trattano o a ciò che pensano di te. Arriva quando capisci che il silenzio non è una malattia, ma un'intelligenza. Nella stilezza c'è la chiarezza. Vedi ciò che gli altri mancano perché si occupano di reagire. Senti ciò che gli altri ignorano perché parlano troppo volentieri. Trovi risoluzioni non perché combatti più duro, ma perché aspetti più a lungo. E in questo aspettare la verità si rivela. Non sbagliare il ruolo per il potere, non confondere l'aggressività con la forza. Chi deve sempre parlare, difendere, argomentare, combattere, è spesso il più fragile, perché il suo ego non può rimanere indietro. Ma chi è davvero forte non ha bisogno di rispondere a tutto, non ha bisogno di vincere ogni battaglia, perché sa che la maggior parte delle battaglie sono distrazioni, sono inviti a lasciare la tua pace, a sbagliare energia, e se li accetti, vendi la tua stilezza per un momento di primavera. Quando qualcuno ti sfida e rimani stile, vinci non perché li abbassi, ma perché ti abbassi. L'essere reattivo, l'essere orgoglioso, l'essere insicuro prova che non sei più controllato dalla mente inferiore, ma guidato da quella superiore. La stilezza non significa inerzia, significa azione giusta, significa rispondere, non reagire. Significa agire dalla conoscenza, non dall'emozione. Significa aspettare il momento giusto e quando quel momento arriva muoversi con precisione, potere e obiettivo. Essere stile significa essere attenti. Essere stile significa essere calmi mentre gli altri vanno nel panico. Essere stile significa ascoltare prima di parlare, pensare prima di muoversi e rimanere immutati quando gli altri cercano di spingerti. La stilezza è la base della disciplina, è il foglio della tua mente. Se la tua mente è caotica, non puoi rimanere stabile. Se il tuo cuore è agitato, non puoi essere silenzioso. Se il tuo spirito è disturbato, non puoi rimanere calmo. Ma se ti alleni ogni giorno a sederti in silenzio, a respirare attraverso il disagio, a tenere il tuo suolo senza essere spinto, inizi a costruire una forza che nessuno può vedere, ma tutti sentono. Inizi a irradiare presenza, calma, concentrazione. E quando gli altri ti guardano, non vedono solo forza, vedono profondità, vedono potere sotto controllo. La stilezza è l'arte di tenere il tuo suolo senza doverlo spingere, di stare sul tuo suolo senza doverlo provare, di essere paziente mentre il mondo infuria e comunque essere pronto a muoversi quando l'obiettivo lo richiede. Quando sei stile inizi a vedere che la maggior parte delle cose non meritano la tua reazione. La maggior parte degli argomenti è vuota, la maggior parte del caos è un ruolo. La maggior parte delle persone sono solo riflessi delle loro paure. Se assorbi tutto, perdi il tuo centro. Ma se rimani stile, non rifletti nulla, non assorbi nulla, permetti a tutto di passare attraverso di te, come il vento attraverso una foresta, e nulla può muoverti anche se lo permetti. Questo è il modo del maestro. Questa è la disciplina di chi cammina in silenzio, non come fuga ma come arma. La mente stile è la mente più forte. L'uomo stile è l'uomo più pericoloso perché non può essere manipolato da emozioni o spezzato da tempeste. Allena la tua mente per essere stile e vedrai chiaramente. Allena il tuo cuore per essere caldo
e sentire profondamente. Allena il tuo corpo per essere immutato e camminerai attraverso il caos intatto. La stilezza non è un punto di arrivo, è la fondazione da cui nasce la vera azione. È il luogo dove il potere aspetta in silenzio il momento giusto per muoversi con intenzione e chiarezza. Questo è il cammino verso la maestria.